Nel video di oggi ragazzi ti porto nel canale un obiettivo che è decisamente molto interessante, 27 mm per sensori APS-C, quindi a tutti gli effetti un 41 mm che è decisamente molto consigliato per chi si occupa di fotografia di ritratto, ma anche per chi si occupa di fotografia street. Allora io lo proverò soprattutto con la Sony 6007, l'ho provato anche con la ZV-E10, ma se sei possessore magari di Fuji stai tranquillo che tra l'altro è uscito proprio anche prima della versione di Sony e è disponibile anche per Nikon, ok? Quindi segui con attenzione perché oggi non è una recensione da nerd, è solo ovviamente un'esperienza di utilizzo e quindi ti voglio parlare di come mi sono trovato. Ho fatto alcune foto proprio come hai già visto qualcosina ad aria e soprattutto ti racconto anche le altre esperienze che ho fatto proprio in questi giorni e poi come al solito usciranno altri contenuti anche perché mi trovo decisamente molto bene e quindi lo andrò a utilizzare ancora. Bene ragazzi, allora iniziamo questa nostra chiacchierata. Oggi, come avrete ben intuito, ti parlo di questo 27 mm. È un primo video perché ho intenzione di fare uscire nuovi contenuti, anche perché te lo dico già in anticipo, quindi spoiler, se vogliamo utilizzare questa parola, è una lente che avrò con me in questo 2024 quando vado a utilizzare una fotocamera con sensore crop, quindi APS-C, perché stiamo parlando sì di un 27 mm, però per sensori croppati e in questo caso è a tutti gli effetti un 41 mm. Quindi diciamo che se sei abituato a utilizzare un 35 mm presuppongo che non avrai grossi problemi a utilizzare anche questo 27 mm di filtros, ok? Personalmente io non ho avuto grosse difficoltà, dopo un giorno praticamente mi trovavo già a mio agio. Quindi detto questo però voglio anche ricordare che fa parte innanzitutto della serie Pro, una serie di Vitros. Innanzitutto questa è la confezione, il packaging, decisamente molto migliorata rispetto alla precedente, però a noi interessa ovviamente quello che c'è all'interno, non il packaging, ma ti posso dire che innanzitutto adesso l'obiettivo che ti farò vedere è costruito molto bene e troverai all'interno anche il paraluce e i due tappi, il sacchettino, insomma le classiche cose che siamo abituati a trovare quando andiamo ad acquistare un normalissimo obiettivo. Però questo fa parte della serie Pro che si contraddistingue rispetto alla serie normale proprio di Vitros con alcune cose che sono state aggiunte. Innanzitutto il primo obiettivo è stato proprio il 16 mm, la serie Pro, particolare perché oltre a essere decisamente molto wide, molto largo come focale, è per fotocamere con sensore full frame, ok? Quindi è un 16 mm a tutti gli effetti. Allora, quello che ti posso dire innanzitutto per quanto riguarda la costruzione, se hai già visto la recensione di questo 75 non cambia nulla, comunque abbiamo un barilotto completamente in metallo, ok? Anche la parte dove si avvitano i filtri in metallo, baionetta in metallo, anche la ghiera qui per la messa a fuoco in manuale è in metallo, ok? Però rispetto al classico obiettivo di Viltros qui abbiamo delle cose che ovviamente servono tantissimo. Innanzitutto abbiamo il pulsantino che puoi personalizzare con una funzione che ovviamente andrai a mettere a tuo piacimento. Abbiamo lo switch per la messa a fuoco da automatico in manuale o viceversa. Per tutti coloro che utilizzano la ghiera dell'apertura del diaframma sul barilotto, perché come ben sapete qualsiasi obiettivo della Vitros ha questa ghiera, però in questo caso nella serie Pro abbiamo lo switch che ti consente anche di attivare il click, quindi innanzitutto abbiamo un attrito maggiore e quindi molto utile soprattutto per i fotografi. Poi se sei un videomaker e non vuoi ovviamente nessun rumore, ovviamente con lo switch passi alla modalità fluida, ok? Se non sei utilizzatore come sottoscritto di ghiere, vai a mettere la modalità A e vai a aprire il diaframma direttamente dal corpo macchina. La parte posteriore ragazzi abbiamo la baionetta, in questo caso essendo utilizzatore di fotocamere Sony è con attacco M-mount, ma è disponibile anche l'attacco Fuji o Nikon. Allora, come vedi abbiamo una guarnizione di color rosso, quindi rende proprio questo attacco tropicalizzato, ma ti posso dire che ho letto proprio sul sito ufficiale di Vitros che anche l'interno è completamente
tropicalizzato. Poi abbiamo una porta USB tipo C che ti consente in maniera veloce, e quando dico veloce meno di 60 secondi, di effettuare l'upgrade del firmware senza acquistare una dock aggiuntiva. Questa cosa è molto ma molto importante. L'azienda rilascia molto spesso aggiornamenti che migliorano proprio le prestazioni dell'autofocus, quindi controlla sempre il sito. Per quanto riguarda l'autofocus, qui abbiamo ovviamente tutti i contatti che fanno funzionare in maniera super precisa ovviamente tutti gli automatismi della fotocamera che stai utilizzando, come potrebbe essere una Sony A6000, A6005, A6004. Ovviamente cambia la velocità dell'autofocus in base alla fotocamera che stai utilizzando. Quello che ti posso dire io, provandola su una ZV-10 e anche sulla Sony A6007, praticamente si comporta molto bene. Il motore è molto veloce e silenzioso, la tracciabilità dell'occhio si comporta molto bene anche quando comincia a essere decisamente scarsa la luce. Poi, per concludere, la parte ovviamente frontale, dove abbiamo la lente principale che ha un filetto innanzitutto in metallo dove puoi evitare un eventuale filtro e ha un diametro da 67 mm. Ecco, qui ho dovuto utilizzare, dal momento che utilizzo filtri da 82, un anello adattatore. Vediamo anche l'autofocus, ragazzi. In questo momento sto proprio utilizzando la Sony 6007 con il 27 mm di Viltros e sto utilizzando anche un filtro ND. In questo momento sta togliendo esattamente 5 stop, ok? Quindi non ci sono problemi innanzitutto per l'autofocus anche quando utilizziamo dei filtri. E cosa molto importante, innanzitutto voglio ribadire quello che ho sempre detto anche nelle recensioni dove ti parlavo di obiettivi di Viltros, che il motore è decisamente veloce e soprattutto silenzioso. Adesso 6007 ovviamente è il top di gamma per quanto riguarda le APS-C di Sony, ma ti posso dire che anche con la ZV-10 non ho avuto particolari problemi da segnalare. Si dipende la velocità dell'autofocus dalla macchina fotografica che stai utilizzando e anche ovviamente dall'obiettivo. E in questo caso ti posso dire che non ho nulla di grave da segnalare, ok? In questo momento ho il viso tracciato, lo andiamo a coprire, mettiamolo dritto. Copriamo, togliamo, copriamo, togliamo, usciamo, entriamo, non abbiamo problemi, ok ragazzi? E concludiamo questo nostro primo incontro dove ti ho parlato di questa nuova lente di Viltros che in questo momento mi sta riprendendo a f1.4, ok? Comunque non abbiamo ancora la vegetazione primaverile, ma ci stiamo avvicinando. E poi inizieremo anche la stagione dei shooting, diciamo quelli un po' più interessanti. Allora, concludendo, per quanto riguarda la vignettatura ti posso dire che c'è un po' f1.2 fino a f1.8, però è una vignettatura che a me non dà fastidio personalmente, quindi neppure la vado a togliere. Non c'è un profilo per il momento su Lightroom, quindi la devi togliere utilizzando un altro sistema, ma si fa velocemente, ok ragazzi, ma al più presto uscirà proprio anche il profilo se utilizzi Lightroom. Per quanto riguarda la distorsione, anche qui ne abbiamo solamente un po' a f1.2 fino a f1.8, ma nella fotografia di ritratto non dà decisamente fastidio. Ecco che magari nella street, ecco, potreste essere un po' più delicati, ma la andiamo ovviamente a correggere in post produzione anche questo problemino, se vogliamo chiamarlo così. Ragazzi, sono cose che incontriamo su qualsiasi obiettivo, non è che qua ovviamente li andiamo a trovare tutti assieme. Anche il flare devi stare attento, utilizza sempre il paraluce, se non puoi mettere il paraluce come succede a me perché utilizzo dei filtri, ovviamente se stai fotografando proprio contro luce utilizza la mano, utilizza un pezzo di carta, insomma lo rotoli sull'obiettivo, qualche maniera si trova, ok ragazzi? Comunque sono cose che non reputo decisamente così rilevanti per quanto riguarda una brutta riuscita di una foto, ok? I colori mi piacciono moltissimo anche con la ZV-10, ma soprattutto con la Sony A6007, ok? Praticamente queste foto che hai visto praticamente non ho modificato i colori, l'ho fatto appositamente. Chiudo qua, ci sarà modo di parlare ancora di questa lente sicuramente perché come ti ho detto la andrò a utilizzare
accoppiata 27 mm, 75 mm, 56 mm di Sirui. Ecco, questo è il mio trio di ottiche che vado ad utilizzare quando utilizzo un sensore APS-C. Ok ragazzi, se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti e io ti do appuntamento la prossima settimana. Se il video ti è piaciuto, un semplice like molto gentile da parte tua. Ciao e alla prossima.